Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultimo episodio ci siamo andati a fare le vetrerie riunite, ossia il nostro complessino per produrre il vetro. Da sabbia, calcare, sale e acido facciamo la miscela di vetro che viene lavorata nell'altiforno o il vetro riciclato o la miscela di vetro viene lavorata nell'altiforno, il vetro fuso entra in questa formatrice del vetro e produciamo in questo modo 24 vetro al minuto. Perché mi sono andato a fare il conto e ho voluto il conto? Semplicemente perché oggi il vetro lo dovremo andare ad utilizzare. Ho notato editando la penultima puntata, non l'ultima, poi non vi ho detto niente, ma era nella penultima puntata che avevo notato che questa falda acquifera qua, da cui diamo acqua sia all'insediamento che alle nostre serre, è in calo, forte calo. Con la pioggia un pochino si riprende, ma è il trend ormai ha preso a scendere. Consumiamo troppa acqua, ne usiamo quasi 35 per l'insediamento oramai e ho dovuto mettere addirittura la seconda pompa qua perché non riuscivo più ad irrigare altrimenti tutte e tre le fattorie. Per fare questo abbiamo bisogno, per intervenire su questo, abbiamo bisogno della dissalazione termica. Con la dissalazione termica possiamo andare a provvedere al fabbisogno idrico utilizzando l'acqua del mare in maniera sensata e inoltre riusciamo ad andare a sbloccare anche la depurazione delle acque reflue, ma per fare questo ci serve il laboratorio di ricerca di livello 2. Laboratorio di ricerca di livello 2 che ci chiede le attrezzature da laboratorio 2 che per essere prodotte hanno bisogno delle attrezzature da laboratorio di livello 1, della carta e del vetro. Il vetro ce l'abbiamo, le attrezzature da laboratorio 1 già le produciamo, ma andremo a spostare quel complessino e abbiamo bisogno della carta. Quindi prendiamo il toro per le corna e facciamo le cose in ordine sensato. Allora, non da poco ho sbloccato la torre di controllo forestale, che è fondamentalmente come una torre mineraria, ma invece che gestirci l'estrazione di un minerale da un giacimento, ci va a gestire una zona che noi selezioneremo, che noi indicheremo, dove verranno piantate le piantine e cresceranno e da cui potremo andare a raccogliere ciclicamente il legno perché piano piano il legno, è vero che ancora qua c'è tanta foresta volendo da disboscare, però come vedete, se vi ricordate qua era tutta una gran foresta, ho pulito tutto e quindi abbiamo bisogno di un qualcosa che ce la rigeneri. Qui vicino al complesso del carbone, se vi ricordate, c'è un altro giacimento d'acqua. Questa qua. Quindi pensavo di andarmi a mettere la foresta qua perché le piantine si fanno in una fattoria. In una normale fattoria si fanno le piantine, quelle piantine vengono messe e abbiamo la possibilità di avere legno ciclico. Allora, fattoria irrigata. Tanto questo di qui dura poco il complessino. Allora, qua ci mettiamo la fattoria, ma costruisci subito. No, mettete in pausa, sta buono. Attiva la modalità pianificazione, va. Ah, nella fattoria andiamo a mettere le piantine. Quanto dura il sovescio? Perché se non dura tanto... 2 mesi. Le piantine invece ci mettono 12. Ma adesso fa solo le piantine, va. Anche se la fertilità cala, pazienza, tanto ci dovrebbe bastare, ci dovrebbe. Casomai ci metto una cosa del sovescio. Se vedo che non bastano. Allora, come vi avevo... mettiamo una pompa dell'acqua sotterranea, ma come vi avevo già detto nell'ultimo episodio, io volevo svincolare questo complesso portandoci l'acqua, non più con questo serbatoio. Scusate, non più con questo serbatoio. Andrà rigirato il tubo principale, ma a parte questo, devo fare un attimo il conto se mi basta una pompa oppure no. Allora, famo due conti della serva. Qua giù sotto c'è questa finestrella qua. A parte che potete, se scrivete, cerca qualcosa di preciso. Ad esempio, se cercate il miscelatore, scrivete mish e veda tutti i miscelatori vari ed eventuali. Se volete l'impianto chimico, magari Kim, e vi dà, senza andare a cercare su tutto il menu, se vi ricordate almeno una parte del nome, potete trovarla così. Se no, può fungere anche da calcolatrice.
Allora, qua no, ho proprio preso quello che non usa l'acqua. Qua ne abbiamo, che ce ne usano 6. Una e 2 colate a freddo, quindi 6 per 2 più questo miscelatore qua funziona all'11%, è attivo soltanto l'11%, quindi in teoria ogni minuto ce ne usa 3. Voglio essere buono e ce ne metto 10, dai, più, proprio che voglio sta dalla parte assoluta della ragione. Qui al cimento non mi pare ci venga utilizzata l'acqua. Sì, ah sì sì, qui il miscelatore. Che cazzo. Miscelatori quando poi li amplieremo ne consumeranno 12. Quindi più 12 per 2. Più. Già non mi ricordo se qui al vetro ce lo usa. Non qui. Non qui. No, che al vetro non ce la usa. Perfetto. Quindi questo impianto, mi togli l'ultimo più, consumiamo 46 di acqua, quindi una pompa sarà per questo qua. E ci vorrà una pompa per la fattoria. Va bene, allora ne piazzo 2. Così rendiamo indipendente questo impianto anche dall'acqua. Bene, dai un'altra. Gentilissimo. Allora, qui mi basta un tubo livello 1. Tu quanto ne usi? 373 per me coglioni. No, 37. Qui 373. Lì 37 ogni... Ah no, questo è ogni ciclo da un minuto per 12 mesi. Vabbè, ma a me mi interessa il minuto. 31. Va bene. Quindi ci stiamo ampissimamente con un tubo da livello 1. Mentre per andare di là occorrerà un tubo di livello 2. Ah, famo così. Pensa, penne, leggi e ne scrivi. Qua. Tubo livello 1. Qua. E tubo livello 1 qua. Questo bilanciatore fluidi. Prima mi alimenti di qua. E poi mi vieni di qua. Sempre un tubo livello 1. Di qui esci e ti attacchi. E qui partirà il tubo livello 2. Se faccio così, sì. Tubo livello 2. Ah, non me devi sta in mezzo alle palle, ovviamente. Ma arrivi qua. Vieni giù fino a qua. Prosegui. E mi arrivi qua. E qui sicuramente non è impicciata niente. A che altezza sta il tubo dell'acqua? Sta qua. Settimo quadratino da destra. Almeno non mi sbaglio. 1. Contiamo da destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sicuro sbaglio. Sta qua. Usiamo una rampa o... Infatti già vedo che sta più indietro. Uso una rampa o lo alzo a livello 5? Andiamo a livello 5, va. Qua. Qua. No, sempre le 1. E niente, è la mia condanna sui giochi di costruzione di sbagliare. No. E dopo inverto la direzione del tubo. Vaffanculo.
gira, abbassi, no, abbassi laggiù, ma arrivi qua ed attacchi. A posto, sto preso la direzione giusta da solo. Che altro dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la torre forestale e la piazzi qua, tanto serve solo sta zona qua, quindi me la piazzi. Dai, forse più carina qua, dai, su. Me la piazzi qua. Vai sulla torre forestale e mi dici modificare. Allora, l'area dove voglio fa nasce e piantare le piante. Allora, questa me la porti fuori da... Ok, qua. Mi aggiungi un punto e me lo porti. Sta buono. Qui. Aggiungi un altro punto e me lo porti qua. Così. Così. Ma questo me lo porti qua. Così. Vabbè, guadagna un altro pochino di qua. Ok, questa sarà l'area forestale. Modifica di segnazione invece che dargli le altezze come nell'altra parte diamo 2, 3, più 4, più 5, meno 2, inclinato, non inclinato. Qua gli diciamo dove deve essere piantumate le piante. Così. Bene, sto simbolino. Ok, e qua verranno piantate le piante. Ma da chi vengono piantate le piante? Abbiamo bisogno di una... La battitrice ce l'abbiamo. Di una piantatrice che facciamo al deposito veicoli. La battitrice si verrà a prendere le piantine qua, ma le piantine qua le dobbiamo mettere a modino. Allora, magazzino unità, tanto non è che ne servono, che ne serve da stoccarne 2000. Quando ha riempito un magazzino è più che sufficiente. Me ne stocchi. Ah no, aspettate. Vieni così. Bilanciatore unità. Qua. Nastro. Gli facciamo questo G. Perché? Che te puzza qua? Ah. Con priorità me le mandi qua. Piantine. Ma riempimele pure. Non... Deposita e prendi, va benissimo. L'eccedenza delle piantine, perché ne verranno prodotti in eccedenza. Guardate, con l'eccedenza di piantine le possiamo mandare al trituratore che ci farà biomassa. Con questa biomassa potremo andare a fare altro compost per fare altro fertilizzante. Quindi abbiamo bisogno di un trituratore, così. Ok, me lo metti così. Sì, sta tutto un sago, ma piace.
magazzino sfusi, biomassa, non mi importi ma mi esporti e me la tieni vuota. Perfetto. Questa biomassa ci verrà portata dai camion ai miscelatori per fare il compost che abbiamo già prodotto precedentemente, se vi ricordate. Sì, la priorità è giusta. C'era un'altra cosa che potevamo impostare ed è questa qua, l'opzione di raccolto. Noi possiamo impostare la percentuale di crescita alla quale gli alberi vengono tagliati. Questo influisce sulla resa del legno e sul consumo di piantine. Se noi aspettiamo che la pianta sia cresciuta al 100%, abbiamo il 100% del legno, ma ovviamente dovremo aspettare tutto il tempo che la pianta ci mette a crescere. Se vogliamo anticipare un pochino il taglio, consumiamo un 25% di piantine in più e otteniamo un pochino di legno in meno, ma possiamo ottenerlo un pochino prima. Io in genere faccio così. Parto con l'80%, se poi vedo tra virgolette che ce n'è anche di troppo di legno, lo porto al 100% e amen. Così facciamo più biomassa dalle piantine. Vedete qua vi dà, se mettete al 100%, 12 anni. Ogni 12 anni viene tagliato un albero. Se abbassiamo, ogni 9,6, ogni 7,2, io in genere metto l'80 e non lo faccio andare bene. Ok, fatto il collegamento. Certo, sto paletto di qui proprio non ce lo volevo, sto pilastro. Niente. Ah, perché me lo toglie allora? Ma vaffanculo, va. Ok, dovrei aver rigirato tutto il tubo dell'acqua. Spero. Casomai ce ne accorgiamo qua. Io ho detto che me lo devono migliorare a livello 2. Questo piano piano lo smantelleranno e me lo toglieranno. Non ho fretta. Posso metterci il tempo che gli pare. Eccola, se sta riempì. A posto. Ecco qui, la battitrice è pronta. Adesso la assegniamo alla nostra torre forestale. Piantatrice diesel. Vai, assegnata. Fa una cosa, dopo pulisci qua, va. Quando è finito lì, ne pulisci qua. I più attenti di voi molto probabilmente avranno già allungato l'occhio sul fatto che ho posizionato queste 3 strisciate qua di assemblatori. No, non allarghiamo al momento la produzione di parti per costruzione, anche perché col ferro so veramente tirato. Stanno a lavorare a tutta caldara e lì galleggia, non affonda, galleggia, ma neanche Michael Phelps, insomma, quindi no, per ora va bene così. La parte produttiva dei minerali è sufficientina, 5 meno, 6 meno meno, per sorreggermi tutta la catena, però se mi proietto a quando riuscirò ad espanderla al massimo, credo che se proprio ne aggiungerò altre 2 di linee. Quindi da questo punto in poi io posso, tra virgolette, ritenermi svincolato e volevo rifare un qualcosa simile a qua. Allora, senza che ovviamente al momento la vado a costruire, uno perché non mi interessa, e due perché non c'ho neanche il cemento per farlo, mi sono piazzato un'altra strada simile a questa qua e alla sua sinistra andremo a sviluppare un'altra parte della zona industriale. Questa qui ormai è stabilita, di qui ci faremo un altro eventuale assemblatore per l'elettronica, di qui per le parti per costruzione, non so le parti per costruzione, i componenti meccanici, scusate. E qui al massimo sta strisciata de altre 2 parti per costruzione più quelle di livello 4 qua. Quindi di qua a sinistra possiamo andare a mettere un'altra zona. E sta scritta mostra in mezzo alle palle, quindi andrà tolta. Ok, hanno tolto la scritta, perfetto. E qui andremo a mettere il reparto ricerca e carta. Allora, il vetro ce l'abbiamo e troviamo il modo di farlo arrivare qua. Che forse però i laboratori li facciamo qua su, adesso vediamo un attimo. Che ci serve per fare la carta? Allora, la carta si fa nell'impianto chimico con un po' di cippato di legno, del calcare, vapore ad alta pressione, ci fa la carta. Per fare il cippato di legno lo si fa con il legno nel trituratore. Come trituriamo le piantine e le facciamo diventare biomassa, il legno ci diventa cippato. Per fare il vapore, la caldaia prende anche il cippato, quindi senza sta fare 100.000 giri,
Con il legno ci alimentiamo sia la caldaia che ci fa il vapore, sia l'impianto chimico con il cippato per fare la carta. In più ci vorrà un po' di calcare. E di grazia la carta che ci famo oltre alle parti per costruzione, l'attrezzatura del laboratorio di livello 2 ci servirà anche per fare le forniture da ufficio più avanti, che sarà un altro bene da dare all'insediamento. Allora, con un impianto chimico facciamo 12 di carta e ci possiamo alimentare 3 assemblatori, con il quale alimentare 3 laboratori. Non mi dispiacerebbe la cosa. Sì, perché ogni laboratorio utilizza 12 attrezzature da laboratorio al minuto. Sì, mi piace. Quindi, con un impianto chimico ci facciamo la carta per i laboratori, con un altro ci la mettiamo da parte. Quindi, facendo due conti, tu al minuto me ne fai 24. Se metto due impianti chimici, ne utilizziamo 6 più 6 più. Lui ci utilizza due impianti chimici, ci utilizzano 3 di vapore, giusto? Ci utilizzano 3 di vapore al minuto. Vabbè, facciamo i conti più facili. 48 diviso 3. No, dai, 16. Il vapore prodotto da 48 cippato di legno ci serve per fare 16 cicli. Quindi ogni ciclo è un sedicesimo di cippato. Quindi 48 diviso 16 è 3. Vabbè, era proprio il conto della serva. Quindi al minuto 3 di cippato me li utilizza la caldaia. 12 me li utilizzano gli impianti chimici. Quindi con un trituratore ci stiamo abbondantissimamente dentro. Era questo il conto. Sembrava che chissà che conto stessi a fare, ma in realtà era molto easy e era questo qua. Quindi qui abbiamo il legno. Ridammi il coso al terzultimo. Qui però ci dovrà viaggiare il bus come qua, delle risorse. Ma ci sono anche i magazzini. Allora, così portiamo il legno. Ho spostato tutto di un quadratino a sinistra, così almeno di qui c'ho un minimo di spazio senza sta fare tutto un pizzicartacco. Allora, come lo mettiamo l'impianto chimico? Eccolo qua. Tanto me lo piazzi così selezioniamo subito la ricetta, così capisco dove stanno ingressi, uscite, cazzi e mazzi. Al calcare vapore di qua, l'uscita della carta è di qua, quindi il legno è di qua, va bene. Quindi mo prendi, mo rigiri e poi adesso me lo metti qua. Allora, il legno uscirà dal magazzino, farà questo attraversamento stradale e va direttamente nel trituratore. Tanto, oddio, me dovesse servire... Ah, io e i miei... Mi vengono i dubbi se mi dovesse servire in futuro. Ah, mi tengo lo spazio anche per metterci in bilanciatore. Sai che te dico? Famo così. Di qui ci sarà lo spazio per mettere in eventuale bilanciatore delle unità. Su strada metteremo anche magazzino sfusi. Magari i primi magazzini è meglio. Livello 2. Vabbè, mettilo livello 2. Così. E il calcare lo faremo viaggiare a livello 1. Il cippato me deve andare. Quindi qui mi ci vorrà sfusi. Bilanciatore sfusi. Me lo prendi da qua. Caldaia. Mi piazzi già la ricetta così vedo gli ingressi, grazie. Vabbè, ma faccio andare bene così. Scusate, faccio i miei ragionamenti, ogni tanto mi perdo, mi rendo conto, chiedo venia. La ciminiera la mettiamo comoda per adesso, Io ho una ciminiera tutta sua.
il vapore andrà all'impianto chimico. Ora mi devo portare l'acqua e sinceramente non c'avevo minimamente l'intenzione e la voglia di rimettere in serbatoio. L'ho tolto da una parte e non lo voglio rimettere dall'altra. Scusate, ma qui ho un attimo di godimento perché sì, mi ci sono incazzato un attimo. Sicuramente c'ho qualcosina da rivedere, soprattutto a livello mentale, ma non ce l'ho fatta a non automatizzare fumi, descarico e acqua. Quindi questa caldaia prende l'acqua con questo tubo qua e butta i fumi di descarico con questo tubo qua. Facendo questo giro parte, attraversa tutto questo tratto qua, attraversamento stradale, passerà sopra tutto l'impianto industriale delle parti per costruzione, riattraversamento stradale, arriva qua in mezzo tra i due altiforno del ferro e dell'acciaio, quello dell'acqua si aggancia al tubo dell'acqua qua e quello dei fumi si attacca ai fumi qua e quindi anche quella caldaia giù butta i fumi di scarico qua. No, so come il Joker, rido della mia follia, scusate. Dicevo, quindi questa caldaia c'ha tutto, c'ha l'acqua, c'ha il cippato, c'ha il gas, adesso possiamo... dobbiamo indirizzare il vapore all'impianto chimico. Ah, qui il magazzino sfusi, mi porti... Dai, quando mi ha portato 300 calcare, mi importi ma non mi esporti, me dovrebbero bastare. Ah, come so sti ingressi, mi fai vedere? Ai primi due mi ci vuole uno, su uno mi va il calcare, sull'altro mi va il cippato. Dai, facciamo fare un giro strano solo alla carta. Attaccato. Oh, dai. Mettemicelo un cazzino. Allora. Cippato il fiamma già a livello 0. Quindi prima sistemiamo il calcare che mi ci vuole il sollevatore che mi occupa spazio. Vediamo se per una volta riesco a fare una cosa non per forza stupida. Calcare lo famo viaggiare a livello 1. Così. Uno qua. E uno qua. Quindi qui me lo... No. E il calcare mi viaggia sotto. È tutto troppo attaccato. Sì. Quindi il calcare mi viaggia sotto. Il cippato invece c'ha tutto lo spazio per potermesi alzare. Qua. Non ti attacchi, vieni qua. Giri qua sopra. Adesso ti attacchi. E qua. Ok, quindi il cippato viaggia a livello superiore, a livello 1, e il calcare mi viaggia a livello sotto. C'è rimasto il vapore. A questo punto, fatto sti tubi, sicuramente non mi mette pensiero a quello del coso. Facciamo viaggiare a livello... Non do pensiero a fare il tubo del vapore. Facciamo viaggiare a livello 2. 1 e 2. Qua, riesci con un giro solo? Arriviamo qua, sì. Se evitiamo 100.000 tralicci qua. Non ti attacca. Vieni qua. Viaggi qui sopra fino a qua. Adesso non ti attacchi. Così. E così. A posto. E gli ingressi li abbiamo sistemati. Ok, scusate, ho dovuto fare un'opera di chirurgia un attimo al volo perché avevo fatto tutto questo per tenermi e non mi so, non mi ero... Oh, che ti ha preso? E non mi ero tenuto... C'aveva ragione anche lui.
E non mi ero tenuto lo spazio per il bus di questa parte, come c'è qua, questo qui. Il 4 quadratini per il bus tra magazzini, cazzi mazzi, non me l'ero tenuto. Non me l'ero tenuto qua perché poi qua sopra vorrei fare altro. E quindi mi volevo tenere lo spazio, non me l'ero tenuto. Un conto è che lo fai prima che costruisci e fai in tempo ancora fa tutti gli attacchi che ti possono servire. Adesso che ha messo... Vabbè, me lo fa togliere dopo. Adesso che ha messo anche la gestione di sti tralicci, di sti pali, che prima non c'era. Ah. Ok, c'è rimasto da mettere magazzino unità. A questo punto lo metterei qua. Ma lo metti a livello 2. Ho fatto piccola modifica perché, come dico sempre, ogni risorsa deve viaggiare a una sua altezza. Se la legna è livello 0, il calcare deve viaggiare a livello 1. Metti che andando qui in avanti mi richiede il calcare qualche altra produzione, il calcare ci avrà il livello 1. Se no, sarà libero per altra roba. Legna livello 0, calcare livello 1 e carta gli darò livello 2. Ho voluto spostare il livello del tubo del vapore a livello 3 perché la carta andava a livello 2, quindi ho dovuto fare un piccolo spostamento e ho messo già di default così questi bilanciatori. Ma lo faccio anche qua, almeno è una cosa che non devo fare dopo. Tu sei sfuso, quindi dammi te che sei unità. E già te non ti piace. Ok, quindi ricapitolando, la legna viene qua, viene tritata, incippato, il cippato a livello 0 mi va ai due impianti chimici. Con priorità però mi va, il cippato con priorità mi deve andare alla caldaia, perché senza vapore non fa un gas. Mi alimenta questa caldaia e qua i tubi dell'acqua e del fumo fanno quel giro che ho fatto vedere, quindi è già tutto automatizzato tra l'altro. Il vapore quindi alimenta l'impianto chimico, l'altra risorsa è il calcare, viene qua e qui esce la carta che mi viene a questo magazzino qua. E quindi abbiamo l'ultimo ingrediente per andare a fare le parti di laboratorio di livello 2. Pensavo di riuscire a fare in un unico video sia l'impianto per la produzione della carta che i laboratori di ricerca di livello 2, ma mi sto rendendo conto che sta andando lungo con la registrazione, più lungo di quanto preventivavo, e quindi ora costruiamo l'impianto, realizziamo questo impianto qua e i laboratori di ricerca di livello 2 li vediamo nella prossima puntata. Non voglio fare video eccessivamente lunghi, a volte può capitare, ma di norma cerco di non farveli eccessivamente lunghi. Ok, tolto tutto dalla pausa, l'unica cosa è che qui non avevo messo la carta. Me lo fai pieno fino a un 400, dovrebbe bastare, non mi importi ma mi esporti. Vai, parti per costruzione, in teoria ce le dovrei avere, in teoria. Se mi manca qualcosa a livello 2, ma... Oh, intanto che ci viene costruito un impianto della carta, guardate. La battitrice ha iniziato a piantare, a trapiantare le prime piantine, vedete? Eccole qua. Già qualcuna l'ha trapiantata. Ora sta andando a trovare il suo posto. E là, messa giù la piantina. Chi sta a fare le carezze? Che io sta a fare? Ah, ecco. E gli fa le carezze prima per metterla giù. Vabbè, quante ne carichi per volta? 8. 8 piantine per volta, va bene, va bene. Minchia, la fertilità è veramente mediocre, eh. Oh, velocissimamente mi hanno costruito tutto, ve l'ho detto che le parti di costruzione ce l'avevo. Con questi di livello 3 si spinge, ragazzi, eh. Soffre il ferro, però se spinge, vediamo la partenza e impianta produzione per la carta e ci salutiamo, ragazzi. Il primo scippato viene fatto e con priorità giustamente mi viene mandato alla caldaia. Adesso appena avrà riempito anche la caldaia li manderà agli impianti chimici per la carta. Oh, ho fatto sta cazzata. Ihihihi. A fretta quando fai le cose.
Vai, te lo dice il capitano. Costruisci, perfetto. Ah, vabbè, avevi automatizzato l'acqua e i scarichi così. Sto godendo, sto godendo. Ah, qui cippato è già pieno. Ok, sei già intrippata qua, quindi mo dovrebbe iniziare ad andare di là. Perfetto. Calcare me l'hanno già portato. Ci arrivano a prenderlo da qua? No, qui non neanche devono esportare. Oh, da qui possono esportare. Ah, ma mi hanno sturato l'impianto questo qua. Vabbè, fanno come cazzo gli pare. Tanto ce n'era più che a sufficienza di calcare per il cemento. Eccoli, sono partiti gli impianti chimici per la carta. Ora dovremmo vedere uscire la prima carta. Eccola qua. Che è scritta addirittura. Vabbè, per il momento la stocchiamo. E quindi ora abbiamo tutta l'attrezzatura per andare a fare le parti di laboratorio di livello 2, che vedremo nella prossima puntata, perché per questa qui ci salutiamo ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdere le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social, Facebook ed Instagram e i link dei progetti. Vi inserisco anche questo, è piccolino, è facile, ma vi inserirò anche questo progetto qua. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!